Ciao a tutti ragazzi, sono Loribart. Oggi vediamo come si fa a montare un movimento centrale Octalink Shimano. Il movimento che sto parlando è fatto in questa maniera, a stella, forato. Lo andiamo a sostituire su una mountain bike che è datata. Come potete vedere la guarnitura ha questo gioco e quindi è da sostituire il movimento centrale. Per fare questa operazione occorre questa chiave esagonale da 10 mm, questo estrattore che metterò il link in descrizione dove si può acquistare, e questo altro estrattore col tappo grande per smontare la pedivella, da non confondersi con l'estrattore classico della pedivella per il perno quadro che ha il tappo più piccolo. Se vedete i due estrattori, uno è il tappo più grande e l'altro il tappo più piccolo, quindi il tappo più grande va sull'Octalink e il tappo più piccolo va utilizzato sui movimenti centrali a perno quadro classico. La prima cosa da fare è smontare il tappo con la chiave da 10 esagonale. Questa qui. Poi utilizziamo l'estrattore per la pedivella col tappo grande. E voilà. Stessa operazione lo facciamo sulla pedivella sinistra, quindi chiave esagonale da 10, svitiamo il tappo. Estrattore per la pedivella, tappo grande, va avvitato sulla pedivella al filetto, non si può sbagliare, è semplicissimo, si avvita. Una leggera forza e voilà, pedivella smontata. Togliamo il suo estrattore. Ora utilizziamo l'estrattore per il movimento centrale. Dalla parte sinistra, dove c'è la pedivella senza guarnitura, andiamo a svitare in senso antiorario. Ok, abbiamo tolto la prima ghiera. Ora andiamo a togliere anche l'altra ghiera destra. La ghiera destra dove c'è la guarnitura va svitata in senso orario, così. Ecco qua. Come possiamo vedere le condizioni sono pietose. Nel senso vero e proprio della parola, è tutto arrugginito con un quintale di terra, quindi ha preso gioco, sentite il rumore, e quindi è da sostituire. Quando dobbiamo ordinare, diciamo, il movimento centrale nuovo, dobbiamo stare attenti alla larghezza, quindi questo movimento centrale è da 113 e ne esiste un altro più lungo da 118, quindi quando andate a ordinare il movimento centrale verificate prima di ordinarlo la lunghezza. Il movimento centrale ha due ghiere, una si smonta, l'altra rimane fissa sul movimento centrale e quindi sarà il lato dove noi andiamo a inserire nella parte della guarnitura. Poi se vedete c'è anche il verso, R sta a destra e L sta a sinistra. Prima di montare il movimento centrale diamo una bella pulita all'interno del telaio perché ne ha veramente bisogno anche in queste condizioni. Se vedete è pieno di terra, sporcizia varia, quindi gli diamo una bella pulita prima di montarlo. Per pulirla dalla terra utilizzo una spazzola di ferro, così. Ok, pronti per il montaggio. Ora andiamo a ingrassare il filetto del nuovo movimento centrale con del grasso antiacqua. Io per sicurezza lo do anche sui cuscinetti, così evita quella ruggine, perché l'acqua può entrare dalla reggisella, quindi è meglio ingrassarlo
completamente così. Ok, adesso lo inseriamo, lo avvitiamo, serriamo bene. Dato che è un mal di schiena pazzesco, io utilizzo anche una pistola d'aria per avvitare il movimento centrale, perché farlo tutti i giorni la schiena non gli piace molto. Diamo una leggera sporcata anche al perno per agevolare lo smontaggio futuro e andiamo a rimontare la nostra guarnitura. Ora riavvitiamo il sottappo, ricordatevi l'anello, così. E lo andiamo a fissare bene, ben stretto. Ok, ora giriamo la bici, vi faccio vedere anche il montaggio della pedivella sinistra. Stessa cosa, lubrifichiamo un po' il perno. Ingrassiamo anche la calotta sinistra. Andiamo a avvitarlo. Montiamo la sua pedivella. Montiamo il sottappo. Ricordatevi sempre l'anello che è molto importante. Serriamo bene. Ecco qua. Abbiamo finito il lavoro, abbiamo tolto il gioco fastidioso che era sul movimento centrale, quindi è perfetto. Guardate che condizioni era il vecchio movimento centrale, era completamente arrugginito e preso il gioco, ha preso acqua. Quindi purtroppo quando sentite il gioco sul movimento centrale è da sostituire sicuramente, senza ombra di dubbi. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial per il montaggio del movimento centrale tipo Octalic. Se avete domande scrivetemele nei commenti come si fa a montare se non avete capito qualche passaggio. In descrizione vi metterò il link dove trovare gli estrattori per fare questo lavoro e mi raccomando mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi! Siccome mi sono stufato di perdere i droni, ho visto su internet un cable cam, come si chiama? Cable cam è scritto, praticamente è un cavo che è allacciato tra due alberi e si fa scendere questo attrezzo dove va collegato alla telecamera e fare una di quelle riprese fantastiche, puoi passare che in mezzo agli alberi dove i droni non ci arrivano. Adesso lo voglio costruire, ho preso tutti i pezzi che ho visto su internet come farlo, ci vuole del cavo, ci vogliono delle carrucole tipo questa e bisogna costruire un telaio apposta per collegare la videocamera. In questo sistema qua vengono fuori delle riprese più spettacolari perché passa la telecamera in mezzo agli alberi e quindi voglio vedere se riesco a costruirlo, anche perché ci sono tantissimi tutorial fai da te per costruire questo accessorio che vi ripeto si chiama Cable Cam. Vediamo, magari nel prossimo tutorial vi faccio vedere come farlo, se funziona chiaramente.